E ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora, oggi è venerdì, sono le 5 e mezza. I miei video normalmente escono il venerdì alle 6, ok, mi sa che non ce la farò. Vabbè, lo vedrete questo video, non so che giorno sarà per voi, io mi auguro sia un sabato, una domenica pomeriggio, dai, cerco di sbrigarmi così almeno voi pensavate che non fosse uscito il video questa settimana e invece, a sorpresa, ve lo beccate, godo. Allora, scherzi a parte, nel video di oggi finalmente proviamo un nuovo rasoio che effettivamente non vi porto così tanti rasoi perché non ce l'ho, insomma, quando ce l'ho sotto mano sicuramente ve li porto. Oggi andiamo a provare un altro rasoio single edge con lame Artist Club, il mio terzo, diciamo, perché anzi di single edge è il secondo, di rasoio con lame Artist Club è il terzo, perché in mezzo c'è stato anche uno sciavette che ho provato in questo video, ding, ve lo faccio comparire quando dico ding. Rasoio, allora, voi avete visto il Vector di Blackland che ho provato a dicembre, se non sbaglio, sì, un pochettino prima di Natale, in questo ding video. Oggi andiamo a provare un rasoio un pochettino più, no un pochettino, molto più economico. Sto parlando di Yaki Excalibur, eccolo qua. Già vedete che ci ho messo la lama all'interno, lama ci ho messo una Kai Captain Titan non mild, quindi Captain Titan Original, se non sbaglio, si dovrebbe chiamare così. Vediamo un pochettino com'è, non l'ho ancora provata, quindi è nuova. Ho comprato su Razor Blades Club, che è un sito popolare, insomma, dove vendono molti tipi di lamette, ne ho comprata una per tipo. È un po' poco effettivamente, per capire effettivamente se la lametta piace o no, però vabbè, insomma, ho fatto così, vediamo un attimino. Di solito le Kai, almeno perlomeno sulle Artist Club, sono buone, sono ottime anche le lamette, quelle double edge, però io uso anche altro perché generalmente le Kai sono parecchio costose e onestamente non ne vale tanto la pena. Quindi, rasoio è questo. Come sapone andiamo a tirare fuori una vecchissima gloria. Questo è almeno un anno che non ve lo porto sul canale e poi vi condividerò una riflessione. Phoenix Artisan Good Vibrations. Questo ragazzi mi piace tantissimo. Sta profumazione che sa un po' de cassetto della nonna con i sacchettini di lavanda dentro. Pare brutto detto così, però in realtà per me è in accezione positiva. Buono. Che poi questo è uno dei pochissimi, se non l'unico sapone che ho scavato praticamente, spadolato, perché è effettivamente una pasta molto morbida e quando se ne preleva troppo si rischia di non farlo montare, cioè fa tipo il pastone, troppo, eccessivo. Quindi oggi, e soprattutto c'ha una resa molto alta, molto alta, quindi che cosa andiamo a fare? Prendiamo una spadoletta, non ho la vanga, quindi con la spadoletta prendiamo, allora, vediamo un po', una nocciolina praticamente, una nocciolina di prodotto, ecco. Facciamo così, un altro pochettino, vai. È un botto in realtà, mi sa che un pochino lo levo, ecco, un pochino lo levo, così, e lo mettiamo nella nostra bella ciotolazza, ok? Lo schiaccio un pochettino, io pulisco, ecco. L'eccesso che pulisco me lo metto direttamente in viso così e lo lasciamo, boh, non lo so, lo lasciamo là. Diamo una schiacciatina al sapone e mentre gli metto sopra giusto qualche goccettina di acqua calda per farlo scaldare, perché questo è un sapone molto grasso, veramente tanto. Ecco qua, un pochettino di acqua calda, giusto 2 goccettine per farlo ravvivare. Effettivamente è tanto che non uso sto sapone, è veramente tanto. Vabbè, nel frattempo io mi levo i pezzi di ferro, finalmente a sto giro me lo ricordo. Ecco qua, mi sciacquo un attimino il viso. Eccoci. E praticamente possiamo già procedere con il prelievo. Oggi siamo sprint, siamo smart, siamo fighi. Roma Colosseo, ragazzi, io lo so che vi porto più o meno sempre gli stessi prodotti, perlomeno per quanto riguarda rasoi e pennelli, ma soprattutto pennelli, perché non ne ho molti, però stay tuned, perché mi sto aggiornando, mi sto informando, mi sono incuriosito con qualche modello, quindi a breve penso che farò un acquistino, ma sì, un acquistino, ma che ce frega una volta ogni tanto, insomma, anche per la curiosità, no? Poi mi sto muovendo anche in un'altra branca della rasatura tradizionale, in un'altra branca, ok? Chi vuole capire capisca.
Vabbè, mi fa ridere, mi è venuta così al momento. Eh, che vi stavo a dire? Sì, ci sto lavorando, ecco, e anzi vi anticipo che è in arrivo anche un nuovo rasoietto, quindi vedremo presto, insomma, in base a quanto sarà facile da utilizzare sto rasoio, a quanto velocemente mi imparo ad utilizzarlo, vedrete presto un nuovo rasoio molto economico, su questi canali, su queste frequenze, come dicono. Non lo dicono più ormai, che mica siamo in radio. Allora, l'eccesso che c'è nella ciotola io lo sto prendendo perché nel sapone non si butta niente, come il maiale. Ecco qua. Riempio la ciotola con l'acqua che sta uscendo bella bella calda. Il pennello è bello carico e direi che possiamo procedere con il montaggio. Olè. Praticamente già gli ho messo un bel po' di acqua mentre prelevavo in ciotola. Ho fatto una specie di premontaggio, se così vogliamo chiamarlo. L'ho introdotto all'acqua, gliel'ho fatta conoscere. Ecco qua. Ecco, ho fatto un casino, mi sono schizzato ovunque, tra l'altro. Tiè, mamma mia, che casino che ho fatto. Ma sì, va bene così, è divertente. Allora, settimana intensa, ultimamente sto facendo veramente fatica, ragazzi, non è per lamentarmi, però cercate di, di non, cioè di capirmi, insomma, purtroppo io cerco di portarvi video di venerdì, se non riesco faccio del mio meglio per compensare, dai. Io mi auguro che questo periodo finisca presto, ma niente di grave, niente di grave, però dai, ogni volta capita un impegno, non essendo questa la mia primaria, diciamo, no, non è neanche una fonte di guadagno, in realtà, la mia primaria attività, ecco, più che fonte di guadagno, la mia primaria attività, anzi ce n'ho altre, attività ben più importanti su cui sono concentrato, questa è una passione, quindi in quanto tale voglio anche riuscire a godermela e come vi dico sempre, di non fare i video perché, oddio, devo fare il video, no, faccio il video perché mi va di fare il video. Olè, come vedete il sapone è già montato praticamente, cioè. Però io voglio continuare sia ad aggiungere acqua che a far sentire un po' di calore al viso, nonostante, ragazzi, è venuto un caldo qui a Roma, oggi ci stavano 25 gradi, 25. Infatti ero indeciso se utilizzare qualcosina con il mentolo, poi ho detto no, vabbè, anche troppo. Era un pochettino che non usavo sto sapone, l'ho rivisto, lui mi ha guardato, io l'ho guardato, ho detto ma sì, ma dai, vieni da papà. Vabbè. Eccoci qua. Allora, secondo me ci siamo. Come vedete, allora, una cosa che fanno i Phoenix è fanno la colla molto spesso, ok? Fanno la colla, però secondo me quando ne viene prelevato troppo. Se ne prelevate il quantitativo giusto, ossia quanto ne ho preso io, che secondo me è un grammo scarso, la colla non si fa. E monta normalissimamente, come un qualunque sapone. Monta bene, ha una resa veramente altissima. E facciamo anche un ragionamento su questa resa, perché l'ho fatto anche nel video in cui parlai di questo sapone originariamente e ve lo lascio qui e ding. Però ecco, diciamo che la resa è talmente alta che diciamo va a giustificare il prezzo, ma ci ritorniamo dopo. Adesso concentriamoci su questo Yagi Excalibur con la lametta appunto Kai Captain Titan Original. Vediamo un pochettino come va e vi racconterò un po' le mie sensazioni. Questo l'ho già utilizzato, quindi lo conosco, bene o male so già cosa dirvi. Via. Come vedete la barba era di 4-5 giorni ed ha già levato tutto in un colpo solo. Bella sta lama. Mm? Bella sta lama, molto bella. Anche se vi devo dire che io
Allora, questa non è una recensione, attenzione, disclaimer, triangolone giallo, questa non è una recensione perché io sto ancora cercando di, non di trovare un senso, ma di capire queste lame Artist Club. Non perché non abbiano un senso, Però, sapete cosa? Mamma mia, sono belle perché sono larghe e quindi radono via un sacco di barba subito in pochissimo tempo. Però ecco, molti dicono che una lama gli dura per 6, 7, 8, 10 rasature. Io onestamente, forse ho sbagliato qualcosa io, però sia con il Vector che con questo, che con lo sciavettino, ho dovuto buttare la lama dopo 2 o 3 utilizzi, anche facendo, come ho visto online da altri colleghi che passano la lametta nel tappo di sughero. Però non mi sembra che cambi qualcosa, però forse sbaglio qualcosa io, ecco. Chi è più esperto di me in materia Artist Club, magari lasci un commentino e datemi dei consigli, insomma, sono qui, vi ascolto. Olè. Poi mi è stato anche detto, giustamente, il rasoio, le lame Artist Club vanno usate per singole passate belle lunghe, però ok, sulla guancia riesco, sul mento preferisco andare un pochettino più a tratti, cioè ho fatto le mie prove, ho realizzato che preferisco fare così qualche passettino in più piuttosto che magari andando verso il basso che rischio di tirarmi troppo il pelo e poi quindi anche di irritarmi o danneggiarmi. Baffo. Allora, devo dire che questa lama mi sta piacendo, forse anche più delle altre e ho fatto pure, mi sa, un piccolo danno qua sopra dove non c'è neanche la barba perché giustamente sono un genio. Olè, qui c'è un bollicione che spero di non intaccare perché sennò sono cavoli, già me lo sono stuzzicato nei giorni precedenti e... Va bene, allora la prima passata è andata, qui giusto mi è rimasto un pochettino di pelo, facciamo così, tac. Olè. Bene, io andrei per una seconda passata, diciamo di traverso. Sì, non mi sento di andare subito in contropelo perché non è che sono già liscio, no? Che dici, ma sono io, ci sto andando molto piano, con la mano molto leggera. Quindi una sciacquatina, l'acqua si è già praticamente freddata, ma ecco, questa che ho lasciato nella scodella è ancora calda. La scodella, pare, pare la scodella della zuppa. Vabbè. Seconda insaponata, eccoci qua. Quindi dicevamo, lame Artist Club che insomma al momento sto ancora cercando di interpretare e anche di capire come farle funzionare al meglio perché è chiaro che se uno prova un prodotto, una lama, un rasoio, un sapone una volta e non ci si trova bene, ma perché dare, no, la colpa al prodotto? Ma magari se cioè, so io che l'ho usato in maniera sbagliata, allora 4, 5, 10 utilizzi. Allora, le prime impressioni, uno può dire che dopo un tot utilizzi le prime impressioni magari coincidono con il risultato, con le impressioni finali, a volte invece cambia il giudizio, cambia completamente. Quindi è anche una questione, sì, vabbè, molto soggettiva, ma lo sappiamo benissimo, non sono certo io che ve lo devo venire a dire. Allora, io perlomeno sento il bisogno di provare le cose più di una volta prima di giudicarle. Olè, vabbè dai. Non particolarmente abbondante come passata, ma ecco, un altro pochettino di schiuma, però il pennello è ancora bello, bello pienotto. Quindi, vediamo un pochettino adesso cosa possiamo fare. Perché mi sembrano tanto delle lame con cui, le Artist Club intendo,
uno può anche un pochettino azzardarsi a premere un pochettino di più, vuoi perché sono più spesse, vuoi perché magari sono anche più larghe, quindi la forza è distribuita su tutta su una lunghezza di lama maggiore. Però se capitasse anche oggi, non sarebbe la prima volta che mi faccio, dico, magari una sbarbata con i controfiocchi, poi però il giorno dopo qualche bollicina, qualche peletto incarnito che mai avrei intuito sarebbero venuti durante la rasatura. Qui sono di traverso e qui di contropelo. Infatti sentite come gratta un pochettino di più, ma qui va bene. Qui traverso e qui pure. Sono lame che sicuramente tendono anche a vibrare meno, proprio a causa o grazie anzi al loro spessore maggiore rispetto alle lame double edge. Qui c'è un puntinino che mi si è aperto, eccoci. Ok, baffo. Che dopo questa passata penso che lascerò in pace perché sul baffo sono un po' più delicato, però vabbè, c'è da dire che oggi avevo anche la barba abbastanza lunga, quindi non sto accusando nessun tipo di fastidio, anzi. Però, ecco, io già lo sento abbastanza liscio, quindi non mi va di ripassarci così inutilmente, poi magari sento fastidio. Poi a me sta cosa mi fa schifo, raga, un po' mi vergogno, ma sudo tanto sul baffo. A me, cioè, non so come risolvere questa cosa. Io, boh, spero che crescendo e diventando grande cambi, non lo so, però quando sudo sul baffo è una cosa che proprio sia a livello di sensazione che anche esteticamente è brutto vedere sto baffo sudato, mamma mia, una cosa proprio indicibile. Allora, facciamo giusto un'ultima passatina, io smetto di sfregare il pennello sul viso e mi distribuisco l'ultima schiuma che è rimasta nel pennello. Come vedete, con un tocchettino di sapone abbiamo fatto veramente 3 passate assolutamente generose, ma sì. E mo che abbiamo parlato un pochettino del rasoio, passiamo al sapone. Allora, come vedete, sta lavorando molto molto bene, sia come montaggio, ma lo sento anche molto scorrevole sulla pelle. E poi vedremo anche a fine rasatura che il post che lascia è assolutamente, assolutamente dignitoso, anche perché vorrei ben dire, un sapone che costa sui 30 euro, cioè fallo pure essere cattivo, però questo costa tanto, sì, però c'ha anche un'ottima resa, appunto, quindi considera che siamo sui 142 grammi di sapone, credo abbiano modificato le quantità nei nuovi packaging, quindi adesso siano da 114 grammi, se non vado errato, però è comunque, penso abbiano anche abbassato un pochettino i prezzi, però ecco, cioè molta resa, quindi un grammo vi basta, grammo e mezzo, ti è, 100 sbarbate ce le fate. Allora ci può anche stare un pochettino più ammortizzato. Se invece ci avessi una resa bassa che magari dovete utilizzare 3 grammi di sapone, i canonici 3 grammi di sapone come usano molti, allora sicuramente durerebbe di meno, allora sarebbe un pochettino più da valutare come prezzo, ma la resa di questo onestamente è molto alta. Io mentre sto parlando la schiuma, vedete, è ancora bella idratata, non sta diventando vaporosa anche al tatto, la sento che non sta perdendo assolutamente in consistenza, quindi dai, io lo trovo un bel sapone ed è un peccato che non se ne parli più, ecco, è questo il problema, non se ne parla più. Questi saponi sono mezzo spariti. Mo, tralasciamo che io sui gruppi ultimamente, sia Facebook che Telegram, sono molto poco attivo.
proprio per causa, insomma, per colpa degli impegni che ho. Però nelle foto, nei set, eccetera, tendo a notare, anzi, che si tendono a postare i prodotti di tendenza del momento. Non c'è niente di male. Anche in altri campi, no? Gente che ne so, posta le foto dell'iPhone nuovo, mica dell'iPhone 11, perché l'iPhone 11 ormai è obsoleto, diciamo. Però ecco, non vorrei che questo sapone venisse percepito come obsoleto solo perché è uscito diverso tempo fa, perché in realtà è una formula, ripeto, molto valida. Che perlomeno a me piace. Ecco sì, il prezzo forse è un pochettino altino, però sono molti i produttori che ultimamente si sono dati alle formule costose. Quindi forse questo non ha niente da invidiare. Ci sono altri saponi che preferisco, sarò onesto al 100%. Però ecco, questo lo trovo valido e volevo solo condividere con voi questa mia riflessione sul fatto che, ecco, forse non è più così tanto di moda, quindi ecco perché non si vede più nei post, nei SOTD, il Shave of the Day, SOTD. Allora, io ho sentito mentre passavo qui con i rasoi, proprio l'ultimissima passata, un saltello e spero di non essermi fatto male, ma intanto sto cercando di capire se mi è rimasto del pelo. Sì, c'ho qualcosa qua sotto, mo ci passiamo, ma qui, ecco, giusto un pochettino qui sul mento, ma io direi che ho spremuto tutto il pennello, cioè proprio non c'è più niente. Ho utilizzato tutto il sapone perché, come vi dicevo a inizio video, del sapone non si butta niente, cari ragazzi. Pelle sempre bella tirata è, come dire, per me un requisito fondamentale per evitare le irritazioni, è una cosa che mi aiuta veramente veramente tanto. Poi ovviamente dipende da zona a zona, perché invece il mento, per esempio, preferisco lasciarlo un pochettino più morbido, perché riesco con la lama a penetrare un pochettino di più e a tagliare il pelo più in profondità. Qui poco poco e via, basta. Va bene, direi che ci siamo, io sono bello liscio e mi sciacquo il viso. Ed eccoci qui. Allora, come after vi propongo un altro ricaccio dagli archivi del tonsore consapevole, un after, scusatemi, che mi piace molto, la cui profumazione definì ai tempi una profumazione da vecchietto gentile, e chi segue questo canale già sa di quale after sto parlando. Anzi, se sapete di quale after sto parlando, prima che lo prenda, andate giù, mettete in pausa il video, commentate il nome dell'after e vediamo se ci avete preso. Se indovinate, non vincete niente. Però rispondo sempre a tutti, mi fa sempre piacere un commentino. Dai, che after utilizziamo? Signore e signori, il Cella. Ah, quanto mi piace sto dopo barba, mamma mia. Non c'è neanche bisogno di agitarlo perché è bello limpido di suo. C'ha questa profumazione di... Io sento proprio il mandarino, poi non so se è una mia illusione, però io sento questo, molto agrumato, però una profumazione così classica che rievoca, non lo so, ricordi che però non esistono. Ecco, guarda qui che taglietto che mi sono fatto, che fessacchione. Ah, però ecco, pelle veramente rilassata, non sto sentendo neanche l'effetto dell'alcol, quindi possiamo dire che sta sbarbata è andata benissimo, benissimo, e io sono molto molto contento. Va bene ragazzi, allora le mie conclusioni quindi sono queste: rasoio che taglia veramente veramente bene, a tratti forse dirò una bestemmia, ma a tratti lo preferisco al Vector, però cioè alzo le mani perché il Vector l'ho utilizzato solo con una lametta con guardia, l'ho utilizzato molto poco, quindi non voglio assolutamente contrariare nessuno che magari abbia provato entrambi i rasoi e mi dica: oh, ma che stai a dire, ma che sei matto, costa il decuplo, che poi non vuol dire niente, non vuol dire niente che visto che costa di più allora è meglio, non è detto, però mi ci sono trovato molto bene, taglia quello che trova senza problemi, la lametta non vibra sia perché esce poco,
dal rasoio, dal cap del rasoio, sia perché anche la lametta stessa è più spessa. Guardate qui, mannaggia a me, che taglietto che mi sono fatto. Sapone che ormai è un pochettino sparito dalla circolazione, però resta sempre un'opzione valida, after che non devo di altro. Ragazzi, io sono contento. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento, un'iscrizione, quello che volete. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!